qui c'è appunto la sua figura, qua a lato quella di suo padre. Oggi voglio portarvi a far vedere la cappella di Moneta. Moneta fu il primo e unico premio Nobel italiano. Allora, non so bene dove si trovi appunto la sua edicola, la sua cappella, ma vediamo appunto di cercarla. Tra l'altro è un cimitero questo di un paesino molto piccolo, però è molto interessante. Ad esempio questa tomba è veramente particolare, un sarcofago, è morta nel 1927, molto particolare. Questa via qua centrale dovrebbe essere appunto la più vecchia, ma sembra quasi di essere al Monumentale di Milano, molto affascinante come cimitero. Qui possiamo vedere una tomba con una lapide spezzata che molto probabilmente indicava una vita prematura. Infatti, troncata immaturamente fu la tua virtuosa terrena esistenza e spezzati ne rimasero i nostri cuori, marito e figli desolati. 1 novembre 1899. Qua è stata, penso, ripulita, comunque è nuova come tomba, veramente affascinante. Allora, vediamo un attimino se riesco. Ok, questa è l'edicola Moneta, e dove fu appunto sepolto il premio Nobel insieme appunto alla sua famiglia. Purtroppo è chiusa e quindi si legge appunto Ernesto Moneta. Eccolo qui c'è appunto la sua figura, qua a lato quella di suo padre. Ernesto Moneta si prodigò appunto per togliere quello che è l'esercito italiano, dopo aver partecipato alle 5 giornate di Milano a soli 15 anni, e cercò appunto invece appunto di eliminare l'esercito e di costituire la difesa appunto personale, quindi solo ed esclusivamente difesa del proprio luogo, eliminando quelli che sono i classici eserciti che invadono e si difendono. Per lui era solamente appunto la difesa. Fu anche un giornalista. Qui c'è sotto una serie di scritte, però non si riesce appunto a leggere, mentre il padre si legge primo di 10 fratelli. Qui fu un secondo padre. Non ebbe un conforto di veder grandi i suoi 13 figli. È morto nel 1849. Consideriamo invece che Ernesto Moneta ricevette il premio Nobel nei primi del Novecento. Qui ovviamente penso che ci sia anche tutta la famiglia, non so, questa è fra le donne benemerite del Risorgimento Nazionale, che ben 7 a un tempo si arruolarono e si batterono per la patria. Infatti uno di questi quindi era Giuseppina Moneta, nata a Muzio, ok, quindi era la madre molto probabilmente di Ernesto Moneta. Infatti anche lui soldato pentito, e poi appunto il premio Nobel per la pace, come ricordo unico italiano.
Anche questa è molto particolare, nessuna foto, si legge solo 5 febbraio 1878 e dei strani simboli, sembra un martello e molto probabilmente degli strumenti di lavoro, non si capisce bene che cosa possono essere. Mottadelli Marcello, anche le scritte non si leggono e non c'è neanche nulla a delimitare questa tomba. Continuo la ricerca del ricordo di Cherubini, che purtroppo aveva una tomba, però è stato appunto lasciato una lapide in suo ricordo. Continuo da questo lato. Qui in particolare è il nome Bambina Cazzanigo, un nome che praticamente è sparito, ma era molto in voga penso nei primi del Novecento. Proseguo da questa parte. Eccola qua. Questa è la lapide di Francesco Cherubini, milanese, onore dell'italiana dialettologia e massime della nativa, esimio, appena sperabile di educatore perfetto, perno di onestà. Allora, lui aveva, se non sbaglio, qui una cascina che amava molto, però era di Milano e fu sepolto qui. Rimane solamente il ricordo di questa lapide. Ovviamente la sua tomba è stata smantellata, come succede spesso per problemi di spazio.